Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Fabrizio Teghesi. Come sapete, lo scorso mercoledì abbiamo cominciato un'avventura con il video come diventare piloti ufficiali. Questa settimana lo proseguiremo. Innanzitutto vorrei ringraziarvi tantissimo per l'attenzione che avete dedicato al video della scorsa settimana. Sono molto contento che vi sia piaciuto. Ho ricevuto tanti commenti sia sul canale che sulle pagine Facebook, quindi vi ringrazio. È una buona abitudine. Se condividete il video nelle pagine dei vostri contatti, nelle pagine dei gruppi di modellismo, si crea sicuramente una community più ampia che porta inevitabilmente a creare anche contenuti migliori, perché c'è più interscambio di informazioni. Ho ricevuto, come ho detto, tanti commenti su tutte le piattaforme, ma ragazzi, ne ho ricevuti una valanga privati. Cioè, ora io voglio sapere perché cazzarola scrivete i commenti privati. I commenti privati sono una cosa che rimarrà sempre tra me e voi, mentre lo scopo di YouTube, ma lo scopo di Facebook, lo scopo di tutti i social e anche automaticamente il mio scopo in qualità di content creator è quello di coinvolgere più gente possibile. Quindi se voi mi scrivete i commenti privati, non si crea un dibattito, gli altri non leggano quello che voi avete scritto. Io rispondo più volte perché magari siete in 4 a farmi la stessa domanda e sinceramente non serve. I social servono a condividere le esperienze, a dare con una risposta un aiuto a tanta gente che magari legge il commento e legge quella risposta e sa già quello che avrei voluto dire a quella domanda che magari aveva intenzione di fare anche lui. Quindi ragazzi, mi raccomando, scrivete i commenti o qua sotto o sui canali social. Quindi, come avevo detto, risponderò ad alcune domande, le più sensate che mi sono state fatte, e una di queste riguarda proprio il titolo di questo video, che è appunto il tentativo di budgettizzare una stagione nazionale, e risponderò anche ad altre 2-3 domande che mi sono state fatte. Attenzione, non risponderò a nessuna domanda che mi è stata fatta privatamente. Quindi intro e subito nel vivo. Eccoci ragazzi, la prima domanda che mi è stata fatta è quella di budgettizzare una stagione, quindi indicare quanto può costare una stagione nazionale. Questa domanda è stata fatta da Claudio Graziano e da Daniele Mariani. Quindi ragazzi, questi due utenti avranno la loro risposta da ultimo, perché sarà l'ultimo argomento trattato in questo video. Un'altra domanda interessante mi è stata fatta da Simo Rolla, che mi chiede come si può fare a passare da lo step di pilota aiutato, quindi diciamo pilota pagante ma con sconti, a quelli più alti, quindi piloti con budget oppure piloti con addirittura rimborsi spese o stipendio. In realtà non c'è un'arma segreta, no? È un po' come quando siamo dipendenti di un'azienda, no? Cosa ci porta a un aumento? Probabilmente in base al titolare che abbiamo anche niente, perché il nostro titolare non ci darà mai un aumento anche se noi ci impegniamo al 500%. Probabilmente invece impegnandosi e ottenendo risultati, questi sono miglioramenti appunto naturali che avvengano. La cosa invece importante da tenere in considerazione è il fattore palcoscenico. Ragazzi, vi rendete conto che se non partecipate a gare nazionali non si ha nessuna speranza di poter ottenere nessun tipo di sponsorizzazione, o meglio, esistono sempre le eccezioni. Io, attenzione, conosco anche una persona alla quale è stata data una macchinina in omaggio, non farò mai il nome neanche sotto tortura, che gira soltanto in 2 piste, gira in 2 piste e basta, e questo ha avuto una macchina gratuita da un'azienda passando attraverso un negozio. Cosa ci ha guadagnato l'azienda? Esistono questi super casi sporadici, ma nel 90% dei casi sono cose che durano quanto un gatto in autostrada e soprattutto che non servono a niente. Parlando di cose invece serie, quindi di sponsorizzazioni serie, se non si partecipa almeno a gare di campionato nazionale, non si ha l'occasione di riuscire a mettere su un palcoscenico interessante la pubblicità che le aziende acquistano da noi.
Quindi la prima cosa è partecipare a un campionato nazionale. Ad ogni modo, se siete persone che non parteciperanno mai a una gara di campionato nazionale, sicuramente dovrete puntare su sponsorizzazioni che vi può fornire un negozio. Perché ci sono alcuni negozi che aiutano i propri piloti, magari non proprio regalandogli il materiale. Prima esistevano anche questa tipologia di negozi che regalavano il materiale a loro spese ai propri piloti per primeggiare nella zona di competenza di questo negozio. Ma è ovvio che a un'azienda che ha magari sede a Parigi, perché Kyosho Europa ha la sede a Parigi, non gli interessa che tu vada a vincere la gara sociale della pista X, gli interessa minimo un campionato nazionale. Ovviamente si parla di massima categoria. Questo penso che sia chiaro, quindi l'obiettivo è quello di riuscire a fare la scalata il prima possibile per arrivare in categoria expert e per avere gli occhi puntati addosso delle aziende che vogliono aiutarvi e sponsorizzarvi. Adesso ragazzi rispondo a Leone71 Magic e lui dice che nell'era moderna non è più così fondamentale vincere, proprio riferito appunto al fatto della maggiore importanza che ricopre la pubblicità allo stato attuale. Ed è vero, ragazzi, questa cosa è vera. E vi faccio degli esempi facendo che cosa? Confrontando il passato con il presente. In passato, ragazzi, internet era quasi inesistente. In un passato un po' più recente cominciavano a vedersi i primi siti web di informazione. Mi viene in mente Neobuggy, che chiaramente esiste ancora, Modellismo RC per parlare degli italiani, o Automodel.net o RC Revolution, dove le aziende investivano fior di soldi per avere le pubblicità su questi siti internet, che effettivamente erano molto redditizie, al pari delle vecchie riviste, perché invece prima venivano investiti molti soldi nelle riviste di settore, che oggi, per quanto riguarda il modellismo racing, sono praticamente sparite. Quindi è chiaro che le aziende devono inventare qualcos'altro e devono adattarsi a quella che è l'era moderna e il cambiamento che questa sta subendo. Internet in passato non era neanche per tutti, molti non avevano una connessione ad alta velocità o addirittura c'era chi non aveva neanche una connessione. Oggi ragazzi internet lo usiamo dal cellulare, abbiamo tutti una connessione ad alta velocità, siamo tutti in grado di poter apprezzare quello che internet ci offre e ovviamente sono nati i social network che per certi versi sono deleteri, perché io penso che facciano pubblicità e mettano in condizioni persone di fare dichiarazioni non proprio coerenti con la realtà. Oltre alla parte internet che è totalmente mutata, infatti oggi i forum di modellismo che si vedevano in passato praticamente sono quasi totalmente in disuso, sono stati sostituiti dai gruppi Facebook, dalle pagine Instagram e fortunatamente anche da YouTube, perché il video è il nuovo sistema di comunicazione. Oggi abbiamo la fortuna di avere la parte video fruibile a tutti e di questo le aziende se ne sono accorte della potenza che hanno i video e si sono accorte della differenza di rendimento pubblicitario di chi fa i video rispetto a chi non fa i video. A proposito di questo ragazzi, mi viene subito da prendere in mano la nostra Top 25 RC per dimostrarvi qual è la tendenza odierna. Di questi 25 piloti migliori del mondo non menziono affatto la presenza social perché è data per scontata. Io penso che chiunque abbia almeno il profilo Instagram e il profilo Facebook. Non ho fatto ricerche, non ho controllato, ma lo do sinceramente per scontato perché è diventata una cosa fondamentale. Ai piloti oggi è richiesto di essere social. Ma andiamo a vedere la composizione della classifica. Abbiamo ragazzi 14 piloti europei, un pilota australiano e 10 piloti americani o comunque tra Canada e America. Non so se vi siete mai chiesti quanti di questi piloti hanno un canale YouTube. Ben 13 piloti su 25 hanno un canale YouTube. E attenzione, andando a vedere l'anno di apertura sono anche tutti canali molto vecchi. La maggior parte sono canali molto vecchi. Magari non sono stati riempiti di contenuti fino a poco tempo fa, ma già svariati anni fa questi piloti si stavano rendendo conto dell'importanza di un social network basato sui video.
La cosa invece brutta di questo è che se guardate bene, l'unico australiano che c'è ha un canale YouTube. Ci sono 7 americani che hanno un canale YouTube, 7 su 10, quindi il 70% degli americani ha un canale YouTube, e purtroppo, ragazzi, devo dirvi che ci sono soltanto 5 europei su 14. Le conclusioni di questo, ragazzi, traetele voi. Io non posso giudicare, sapete l'importanza che attribuisco a tutta la parte social, a tutta la parte video, a quanto tempo sto investendo per questo canale e per voi che guardate i miei contenuti, ma alla domanda principale dalla quale eravamo partiti svariati minuti fa, adesso per essere piloti ufficiali è importante soltanto vincere? No, non è importante soltanto vincere. Vincere è uno dei sistemi validi per fare pubblicità. Chiaramente un pilota che vince un mondiale è una cosa diversa. Per un pilota che vince un mondiale è importante quasi soltanto vincere. Ma ragazzi, al mondiale ci vanno 180 persone e di vincitori ce n'è uno solo. Fatto sta che io sono sicuro di non vincere più un campionato nazionale in tutta la mia carriera e fino al momento attuale ho mantenuto tutti gli sponsor che ho. Quindi è obbligatorio vincere per avere una sponsorizzazione? No, l'importante è fare pubblicità e farla bene. Passiamo adesso all'ultima parte di questo video, che riguarda la budgetizzazione di un campionato nazionale. Allora ragazzi, facciamo una premessa. Sentiamo cosa dice Nasca a proposito delle trasferte. In tutti i prezzi che vi dirò non calcolerò i viaggi e le trasferte, perché ognuno decide se dormire in un bidone dell'immondizia o in un hotel 5 stelle. Lui in tutti i suoi budget di tutte le sue competizioni non mette le trasferte. E ragazzi, vedrete al termine della budgetizzazione di cosa stiamo parlando, ma la parte viaggi, la parte trasporti, la parte, cioè sono le parti pranzi e cene, sono molto importanti. Non solo, nel motorsport in scala 1-1 va di moda dormire la maggior parte delle volte dentro l'autodromo, perché sono tutti organizzati con roulotte, camper, furgoni attrezzati, eccetera eccetera. Nel buggy o comunque nelle competizioni RC la maggior parte dei piloti non ha camper, non ha furgoni, ma dorme negli hotel, ed è anche questo il bello, perché ci si ritrova a mangiare la sera nei vari ristoranti e si scambiano due chiacchiere e si crea appunto una community che si sposta di posto in posto e si rivedano sempre le stesse persone. È bello perché dopo un po' entrerete anche voi nella community, troverete le vostre amicizie che vedete x volte l'anno quando ci sono le gare, ed è una delle cose, a parer mio, più impagabili che possa dare il modellismo. Io in realtà in questa analisi ho diviso chiaramente in due parti, la parte materiale e la parte trasferte, perché per noi le trasferte sono fondamentalmente molto onerose rispetto a quanto incidano in un budget delle corse real in scala 1-1. Quindi cominciamo. Vi dico già che per la parte materiali ho esagerato, cioè sono andato veramente oltre a quello che sono le reali necessità. Infatti partiamo così: ho messo un valore di 750 euro per un automodello, un valore di 500 euro per un motore, un valore di 250 euro per due servocomandi e un valore di 500 euro per gli optional. Quindi ragazzi, sono stato molto largo e voi mi direte vabbè, ma con un motore solo che ci faccio? Attenzione ragazzi, chi va a fare un campionato nazionale non può essere uno che ha cominciato l'anno scorso, sarà uno che ha già del materiale. Quindi io ho messo un motore nuovo per fare il campionato nazionale. Vi garantisco che se non fate cavolate, un motore per fare le 4 gare di campionato nazionale vi avanza se prendete un motore buono, se usate la roba buona e se ci fate la giusta manutenzione. Nel buggy e gli optional ho messo 500 euro e sono veramente una cifra esagerata. Non ho messo niente che riguardi avviatore, accendicandela, materiale di contorno, attrezzatura eccetera, perché chiaramente, ripeto, chi va a fare un campionato nazionale non è che si deve comprare gli attrezzi, cioè per questo gli attrezzi se li compra quando comincia a fare le gare di un certo livello, no? Che quindi non ho conteggiato nel budget stagionale, perché sono già in possesso di praticamente quasi tutti i piloti. In questa stagione nazionale ho considerato 4 gare, perché il nazionale quest'anno è in 4 prove, 4 gare di warm up delle 4 prove di nazionale e 4 giornate di test. Quindi ho considerato una stagione nazionale
nazionale fatta di 12 weekend, 12 appuntamenti. Per ogni gara di nazionale ho considerato 4 treni di gomme a 38 euro a treno. E anche qui ragazzi, è vero che se prendete Proline o Haka a prezzo di listino costano anche 43-44 euro, ma è vero anche che esistono gomme da 32. Quindi io ci sono cascato nel mezzo e ho preso 4 treni di gomme a 38 euro più una stagna intera di miscela a 50 euro. Quindi come vedete non ho preso le gomme più economiche, non ho preso la miscela più economica. Sono anche, anzi, stato alto in questo budget. Voi mi direte, ma se uso più treni? Allora, io ho considerato un treno per il venerdì, un treno per le qualifiche, un treno per la semifinale e un treno per l'eventuale finale. Vi ricordo che in finale ci vanno in 12, quindi se voi non siete in finale, il treno per la finale ve lo risparmiate e lo potete usare la gara successiva. Non solo, se prendete la pista che non consuma le gomme, ci fate veramente più di quello che ho detto io. Non solo, vi rimangano tutte le gomme usate che avete usato a gare così importanti per i vostri test e volendo anche per qualche gara libera o gara di warm up, come anche la miscela. Vi assicuro che in una gara di campionato nazionale è difficilissimo riuscire a consumare 4 litri di miscela. Se ne consumano 2,5, 3 massimo. Poi se fate tante bump up, tante fasi di recupero, magari arrivate anche a 3,5, ma è veramente durissima. Quindi sto andando a mettere costi nettamente in più. Tutto questo mi dà un totale di 202 euro a gara fra miscela e gomme. Per le gare di warm up, le 4 gare di warm up, ho rimesso lo stesso identico budget. Attenzione, alle gare di warm up si può andare anche un po' alla meno, non importa investire quanto investiamo su una gara. Quindi avete la scelta, o prendete qualche piccolo budget dalla gara di warm up per trasportarlo sulla gara di campionato vero e proprio, oppure addirittura potreste risparmiare anche su questo punto. Quindi ho messo la stessa cifra, le stesse 202 euro ogni singola gara e ho proseguito con le giornate di test. Nelle giornate di test ho messo 3 treni di gomme, attenzione, 3 treni di gomme nuovi, cioè quasi nessuno metterebbe 3 treni di gomme nuove per una giornata di test, ve lo faccio notare. Cioè le giornate di test le fate tranquillamente con tutti gli avanzi che vi vengano dalle gare che avete fatto, però ugualmente per rimanere alto, più alto possibile, ce l'ho volute mettere lo stesso. E una stagna di miscela, ecco, nelle giornate di test, se siete veramente dei fenomeni, ce la fate a finire anche 4 litri di miscela. E ho raggiunto un totale di 164 euro per ogni giornata di test. Ho budgetizzato i ricambi tutti insieme con 800 euro, quindi c'entra un'altra macchina più anche altri ricambi, oppure un totale di budget di ricambi. E voi adesso mi direte: ma ci ha fatto un fuoriradio, ho spaccato tutta la macchina nel muro, ma se mi entra la terra nel motore, ma se mi va in fuoriradio. ok, queste si chiamano disgrazie, imprevisti, disavventure. Se siete in difficoltà con il budget e ci arrivate veramente a pelo, vi posso garantire che nel mio budget di sopra ci stanno anche le disgrazie, chiaramente piccole disgrazie. Non è che se vi si rompano 5 motori rientrano in quello che vi avanza dal budget sopra, però vi garantisco che ci stanno anche le disgrazie dentro. Non particolarmente pesanti, però ci stanno dentro. Da tutte queste mega cifre di contabilità e di somme che abbiamo, otteniamo un totalone di 5.072 euro. Abbiamo un budget esagerato, qui stiamo tendendo al di più, di 5.072 euro. Adesso analizziamo la parte trasferte. Qua ho fatto l'esatto contrario, cioè ho messo tutto alla meno, quindi tutto in modo più economico possibile per farle tornare a risparmio più basso possibile, va bene? Ho considerato che per ogni gara di nazionale ci sono 2 notti di hotel a 60 euro cada una. Perché? Perché andrete in 2, ci vorrà pilota e meccanico. Se poi riuscite ad andare in 2 piloti e a dividere magari le spese, quindi con una tripla, verrà chiaramente meno. Però ho messo 60 euro, vi assicuro che tante volte non si riesce a dormire con 60 euro, ci vuole qualcosa di più. Come vedete ragazzi, ad una gara ho messo 3 notti da dormire fuori, perché ovviamente non potete avere tutto il calendario a favore. Ci sarà sicuramente una gara che è più lontana di altre, dove conviene arrivare il giovedì notte e essere già pronti il venerdì mattina per andare in pista, se no sarebbe una ammazzata generale, dovreste guidare tutta la notte. Ho budgetizzato le cene a 25 euro a persona, quindi ho messo 3 cene a 50 euro a cena. Ho budgetizzato i pranzi con 10 euro
euro a persona, quindi 20 euro per 3 pranzi, e poi ho messo il costo carburante. Qua, siccome è praticamente impossibile poter prevedere dove saranno le gare, come saranno le gare, non ho potuto fare l'esempio neanche sul calendario dell'anno che sta avvenendo perché non abbiamo le location ancora, io ho considerato empiricamente, perché anche questo ragazzi dipende da con che macchina andate, se a benzina, se a gasolio, se a GPL, cioè è troppo vasto l'argomento per poter calcolare e budgetizzare, però ho considerato 100 euro per 200 km andata e ritorno, autostrada compresa. Sono stato basso, ragazzi. Quindi come l'ho distribuito? Ho messo una gara da 150 euro, 2 gare da 200 e una gara da 100 euro, ok? Tenete conto che anche qua, se avete la gara accanto a casa, perché siete fortunati che una ve la fanno nella vostra pista di casa, chiaramente risparmierete una marea di carburante. Ma se capita una gara a Napoli e una gara a Reggio Calabria, e vi posso garantire che è successo, chiaramente avrete delle trasferte diverse dal punto di vista di costi di spostamento. Qua dentro c'è anche l'autostrada, che ragazzi ogni anno aumenta sempre di più, ma è un costo da tenere in considerazione. Per le giornate di test ovviamente non ho messo nessun costo di hotel, nessun costo di cena, ho messo soltanto il costo del pranzo e il costo dello spostamento. In più ho messo 400 euro per colazioni, autogrill, caramelle gommose, varie eventuali. Ricordatevi ragazzi, vi potrebbero sembrare tanto, ma a parte che io quando entro in un autogrill esco, ho speso sempre 18-20 euro e non ho capito nemmeno come ho fatto. Però insomma magari voi siete più fortunati di me e non vi capita. Ma al di là di quello ricordatevi che sono 12 giorni il campionato nazionale, 12 giorni le gare di warm up e 4 giorni le giornate di test, quindi ragazzi sono tanti giorni, no? Anche le colazioni. Da tutto questo otteniamo un mega ultra super iper totalone di 5.240 euro. Come vedete ragazzi, nell'RC Motorsport le trasferte superano di gran lunga il costo del materiale. Anche perché, vi faccio riflettere, tutto il materiale che avete, la macchina può essere rivenduta come usata, le gomme non vi serviranno mai tutte quelle gomme, ci potete fare altre 1000 gare libere, mettendo magari soltanto il treno nuovo se fate la finalissima e vi lottate la vittoria. Cioè, ci sono tanti sistemi per recuperare tutto quello che avete investito in una gara come un campionato nazionale. E quindi in realtà la cifra del materiale è molto inferiore alla cifra delle trasferte, perché le trasferte, una volta che siete partiti con la macchina e siete arrivati in un posto, quelli sono spesi. Quindi vedete come al contrario del motorsport in scala 1-1, e qui mi rifaccia un altro commento che non mi ricordo qual è l'utente che l'ha fatto ma che ho letto, correre con le smart costa 18.000 euro l'anno, qui il modellismo costa quasi quanto le smart, allora corro con le smart. È un paragone che non si può fare, cioè non potremo mai neanche lontanamente avvicinarci ai costi a parità di livello, perché io ho tanta gente anche che magari adesso fa motocross al posto di fare modellismo e ti dice no ma io spendo meno. Sì, ok, fai il campionato nazionale? No, e allora fai un campionato nazionale per ben figurare con la moto da cross e vedrai già solo il mezzo costa dai 7.000 euro in su, senza option, la montura e casco, cioè tutta, ragazzi, di che cosa stiamo parlando? Il modellismo è una branchia del motorsport che non si può assimilare a nessun'altra in scala 1-1. Costerà sempre molto meno. Ciò non vuol dire che sia alla portata di tutti, non vuol dire neanche che bisogna pretendere di fare modellismo senza fare sacrifici. Ragazzi, sapete quanti anni io non sono andato in ferie per fare modellismo? Sapete quante volte mi trovavo da ragazzo fuori con i miei amici, loro magari prendevano la bevuta piuttosto che il gelato, piuttosto che quello, piuttosto che quell'altro, io invece dovevo risparmiare per comprarmi le gomme per andare in pista e dicevo magari no non mi va, e poi mi veniva la bava a vedere gli altri che si mangiavano magari il loro gelato, la loro pizza da sport o qualunque altra cosa. Quello dove vorrei che arrivaste ragazzi è che qualunque tipo di sport è sacrificio profondo, non è per tutti. Questo lo so, non è per tutti, ma può essere per tanti, soprattutto facendo molti sacrifici. Non solo, chiudo questo video che è venuto veramente lungo, lo so ragazzi, ammazzatemi pure, guardatelo in 2 puntate, vedete un po', ma ci voleva, era una cosa che dovevamo fare così, non poteva essere fatta diversamente. Vi faccio notare quanti di voi vanno a fare le gare libere, tante, perché io ho amici che corrono praticamente una domenica sì, una domenica no, e non tengano minimamente
veramente conto di quanto spendano. È chiaro che se si punta alla stagione nazionale, tutto il calendario gare libere va drasticamente ridotto, perché se no non ce la fate, perché le gare libere costano, soprattutto se le fate per vincere, soprattutto se le fate per ben figurare, perché se una gara di nazionale è budgetizzato 4 treni, a una gara libera ce ne vogliono 2. Quindi ragazzi, state attenti a questa cosa, perché è un parametro da tenere molto molto sott'occhio. Ragazzi, bombardate questo video di like, è stato veramente lunghissimo da editare e lunghissimo da registrare. Sono praticamente quasi 57 minuti di girato. Ci rivediamo la prossima settimana con un nuovo video. Fatemi sapere se vi è piaciuto, commentate e ciao!